Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. Ti è mai capitato di dover calcolare una media ponderata in Excel e di non sapere da dove iniziare? Magari hai voti con crediti diversi, prodotti con quantità differenti o dati che non hanno tutti lo stesso peso. In questi casi c'è una funzione di Excel che può semplificarti la vita, la funzione matr.somma.prodotto. È una funzione potente e spesso sottovalutata che permette di moltiplicare e sommare interi intervalli di dati in un solo passaggio, rendendo il calcolo delle medie ponderate molto più semplice e veloce. In questo tutorial scopriamo come funziona matr.somma.prodotto e vediamo come usarla sia per calcolare una media ponderata sia come alternativa alle funzioni conta più se e somma più se. Se il video ti è utile, ti invito a lasciare un like e a iscriverti al canale per altri tutorial su Excel. Sei pronto? Iniziamo! Alcuni amici si ritrovano per una cena in un ristorante e durante la serata ordinano diversi piatti dal menù. Tutti assaggiano un po' di tutto e alla fine della serata decidono di pagare alla romana, cioè di dividere il totale in parti uguali. Dobbiamo calcolare il costo totale della cena considerando le quantità e i prezzi indicati nella tabella. Per raggiungere il nostro obiettivo potremmo creare una colonna aggiuntiva qui a destra, moltiplicare la quantità di ogni portata per il relativo prezzo, trascinare la formula verso il basso e sommare i risultati ottenuti. Excel però, per calcolare il costo totale, ci mette a disposizione una singola formula che fa tutto in un colpo solo. La formula si chiama matr.somma.prodotto e consente di moltiplicare fra loro fino a 255 matrici, delle quali solo la prima è obbligatoria. Una volta effettuata la moltiplicazione fra le matrici, Excel sommerà i risultati ottenuti. Applichiamo subito la formula in cella G11. Dopo aver selezionato la cella, inseriamo la parola chiave e scegliamo la nostra funzione con un doppio clic dall'elenco. Come prima matrice selezioniamo la colonna delle quantità, digitiamo punto e virgola e come seconda matrice selezioniamo la colonna dei prezzi. Premendo invio otteniamo in un sol colpo il costo totale della cena. Per determinare poi quanto deve pagare ciascuno dei partecipanti, non facciamo altro che digitare uguale in questa cella e dividere il totale per il numero dei partecipanti, ottenendo così anche la quota individuale, che varia quando varia il numero dei partecipanti. Vediamo ora come si calcola una media ponderata. Uno studente ha sostenuto 15 esami con voti in trentesimi e a ciascun esame sono associati un certo numero di crediti formativi. Utilizzando i dati della tabella, dobbiamo calcolare la media ponderata dei voti usando i crediti come pesi. Se utilizzassimo le formule convenzionali, dovremmo moltiplicare ogni voto per il numero dei crediti, trascinare la formula verso il basso, sommare i risultati ottenuti e dividere il risultato per la somma dei crediti. Con la funzione matr somma prodotto è tutto molto più semplice e veloce. Per calcolare una media ponderata, infatti, è sufficiente inserire la funzione matr somma prodotto, selezionare la prima colonna della tabella, la colonna dei voti, digitare punto e virgola, selezionare la colonna dei crediti, chiudere la parentesi e dividere il risultato ottenuto per la somma dei crediti e dunque, utilizzando la funzione somma, selezioniamo la colonna dei crediti, chiudiamo la parentesi e premiamo invio. E dunque una media ponderata si può ottenere come rapporto fra la funzione matrice somma prodotto e la funzione somma. Nella matrice somma prodotto vengono moltiplicate fra loro e poi sommate la colonna dei voti e la colonna dei crediti, che poi sono i pesi della media ponderata. E nella funzione somma vengono sommati i crediti, che sono i pesi. Quella che abbiamo utilizzato è una regola generale. Per calcolare una media ponderata si moltiplicano fra loro due colonne numeriche, si sommano i risultati ottenuti e si divide il totale per la somma dei pesi.
Vediamo ora come possiamo utilizzare la funzione mat somma prodotto per ottenere conteggi e somme condizionali. Siccome questo è un video introduttivo, ora ti mostro soltanto come utilizzare la funzione mat somma prodotto per simulare le funzioni conta più se e somma più se di Excel. Nel prossimo video vedremo invece come utilizzare mat somma prodotto per simulare molte altre funzioni di Excel e ottenere risultati davvero sorprendenti che nemmeno ti aspetti. In questo esempio ho ripreso l'esercizio utilizzato nel video sulla funzione somma più se, selezionando il genere, la categoria e il colore da tendina. Avevamo calcolato l'importo totale ottenuto dalla vendita delle magliette che corrispondono alle caratteristiche selezionate. Se per analizzare un database aziendale tu dovessi utilizzare un file Excel creato da altri, potresti trovare una formula di questo tipo. Una funzione matrice somma prodotto in cui il contenuto della colonna B, la colonna genere, viene eguagliato al contenuto della cella H6. Questo produce una matrice di valori booleani vero o falso. Moltiplicando tale matrice per 1 si ottiene una matrice di 1 e di 0, poiché con un'operazione matematica il valore vero viene convertito in 1 e il valore falso viene convertito in 0. Nel secondo argomento della funzione mat somma prodotto è stata eguagliata la colonna C contenente la categoria al contenuto della cella H7 contenente la categoria selezionata e la matrice vero-falso ottenuta mediante una moltiplicazione per 1 è stata convertita in una matrice di 1 e di 0. Infine la colonna D, e cioè la colonna colore, è stata eguagliata al contenuto della cella H8 contenente il colore selezionato. Ed infine i valori vero o falso sono stati convertiti in 1 e 0 con lo stesso stratagemma. Infine l'ultimo argomento della funzione mat somma prodotto è la colonna importo. In questo modo, ogni volta che tutte e tre le prime matrici danno come risultato 1, il prodotto fra le tre matrici dà come risultato 1 e viene moltiplicato per il valore della riga corrispondente della quarta matrice, e cioè per l'importo. Infine, gli importi vengono sommati. Al posto di moltiplicare ogni risultato per 1, potresti utilizzare altre due strategie: sommare 0 e come vedi il risultato è lo stesso, oppure non eseguire alcuna operazione e far precedere la matrice da un doppio meno, che corrisponde a un doppio cambiamento di segno. In questo modo la matrice vero-falso verrà convertita in una matrice 1-0. Comunque, il modo migliore per affrontare questo problema è una forzatura. Al posto di inserire un doppio meno oppure moltiplicare per 1, possiamo moltiplicare una matrice per l'altra, senza eseguire altre operazioni. Questa è evidentemente una forzatura, poiché, come puoi notare, l'argomento della funzione matrice somma prodotto è solo 1. Premendo invio otteniamo lo stesso risultato in modo molto più agile. Ora però che Excel ha introdotto il nuovo motore matrice dinamico, questa formula può essere benissimo sostituita dalla funzione somma e come puoi notare dalla formula inserita qui sotto, ho ottenuto lo stesso risultato con una semplice somma e nelle nuove versioni di Excel non è più necessario premere CTRL maiuscolo invio, ma semplicemente invio. Per quanto riguarda invece il conteggio delle magliette che soddisfano questi tre criteri, ho utilizzato la stessa strategia per mostrarti come il calcolo veniva effettuato nelle versioni precedenti di Excel. Nelle nuove versioni, come già detto, è sufficiente la funzione somma, che permette di ottenere lo stesso risultato in maniera molto più agile. La risposta alla seconda domanda si ottiene in maniera molto simile e ti ho riportato questo secondo esempio solo per mostrarti che quando confrontiamo una colonna della tabella con un valore esterno possiamo utilizzare anche gli operatori di confronto, in questo caso il maggiore uguale ed il minore uguale. In questa formula ho simulato un conta più se con 5 criteri e ti ricordo che avrei potuto utilizzare semplicemente la funzione somma, ma questo solamente nelle nuove versioni di Excel. Nelle versioni più datate sarebbe stata necessaria la funzione mat somma prodotto. Per quanto riguarda invece la simulazione della funzione somma più se con 5 criteri,
Ho utilizzato questa formula con il doppio o meno, che può essere rimpiazzata con la forzatura della moltiplicazione fra matrici e nelle ultime versioni di Excel con la sostituzione della funzione mat somma prodotto mediante una semplice funzione somma. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!